quanto pare sembrerebbe che viviamo in un mondo scomodissimo, immersi tra narcisisti, narcisismo dovunque, tutti narcisisti, tranne io e te che mi stai ascoltando. Ma guarda un po' che coincidenza, ci siamo salvati solo io e te da sta epidemia di narcisismo che dilaga totalmente su questo pianeta. Manco io sono leggenda. E vabbè, ma non so te, ma io ogni giorno, ogni settimana mi capita di vedere milioni di video, di messaggi che dicono come scoprire il narcisista, come difendersi dal narcisista, come svelare il narcisista, i 7 segnali del narcisismo, cos'è veramente il narcisismo e così via. Sembra che siamo circondati da tutte queste menti geniali e machiavelliche che capaci di poteri manipolativi, magici, che non si sa dove cacchio li hanno imparati sti poteri magici. Ma la situazione è veramente questa, oppure forse dovremmo andare un pochino a smontare questa percezione collettiva che sta diventando una sorta di psicosi e che sicuramente non aiuta le relazioni umane? Lo scopriamo insieme in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Sigla. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda e oggi tocchiamo questo argomento che ormai è diventato un'ossessione, una fissazione veramente clamorosa. Me lo sogno la notte, il narcisismo, per quante volte lo sento nominare, come dicevo nell'introduzione, ma in realtà utilizzo questo tema più per andare ad aprire e a svelare una problematica più ampia, diciamo, e più importante, la vera epidemia che c'è, che non è quella del narcisismo, diciamo. Cioè, sicuramente ora io non ti voglio dire che il narcisismo non esiste, così come non è vero che non esistono i complotti, perché pure tua zia complotta, pure alle elementari all'asilo c'erano i complotti, quindi non vedo perché non ci dovrebbe essere a livello interplanetario. Non è questo il discorso è che noi vogliamo imparare a vivere una vita più comoda, vogliamo imparare a stare meglio insieme, credo, perché in realtà molte persone ormai sono state dirottate nel pensare solo allo stare bene loro, dimenticandosi che se non si sta bene insieme non si sta bene da soli, non si riesce ad avere una vita, diciamo, che sia buona solo per te. È un po' in parte questo, così già stiamo entrando nel vivo, perché sicuramente l'aspetto di narcisismo non è tanto un aspetto individuale, ma è un aspetto più culturale, più ampio di educazione. Detto questo, come dicevamo, non è che tutti sono dei geni della manipolazione incredibile che sono nati con questo talento assurdo. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, è più l'esatto opposto. L'esatto opposto in cui ognuno di noi ci mette la sua parte. Ora, il disturbo di personalità narcisistico esiste, ma come tutti i disturbi di personalità, diciamo dal livello clinico, hanno una percentuale nella popolazione molto bassa. Poi tutti noi abbiamo tratti narcisistici, comportamenti narcisistici e di tante altre anche antisociali, non lo so, cioè ti sarà capitato una volta di rubare al supermercato una caramella, ecco, cioè per dire, abbiamo dei livelli di comportamento che è una frequenza, una manifestazione, una pervasività, una rigidità che li rende diciamo significativi a livello clinico. Inoltre le diagnosi servono per gli specialisti non per identificare una persona, ecco l'ho scoperto chi è, sono strumenti che servono per orientarsi e per sintetizzare delle dinamiche. Quindi sono degli strumenti orientativi, non sono un congelamento della realtà. Detto questo, tornando al nostro tema, quindi il vero problema che c'è dietro questa situazione è che rende le relazioni molto molto scomode. Abbiamo fatto anche altre puntate dove cercavamo di toccare il tema delle relazioni, perché è molto importante, ma soprattutto in questo caso anche il tema della cultura. Cioè, in realtà molte volte il problema non è la persona, ma la cultura dove viviamo, e la cultura
avviene attraverso l'educazione, quindi come siamo formati e cosa viene passato all'interno della cultura. Nello scorso episodio avevo citato Gilead, no? La serie del racconto dell'ancella. In Gilead l'educazione anzi avviene proprio per diseducazione, cioè i libri vengono bruciati, loro vengono formate in maniera dogmatica a pensare in un certo modo e in modo tale da poter essere controllati. Ecco, diciamo che in questa versione estrema non è che la nostra educazione sia tanto diversa. Questo a cosa conduce? Conduce al fatto che ci sia, e questa è la vera epidemia, un'epidemia di analfabetismo. Cos'è l'analfabetismo? Anche questo non è un insulto nella persona, così come non è un insulto dire narcisista. No, ormai è diventato un insulto, no? Cioè invece che di stronzo uno dice sei un narcisista. Più elegante, dai, magari più colto sembrerebbe apparentemente, però la verità è che l'analfabetismo, che esiste a vari livelli, è l'incapacità sostanzialmente di contestualizzare, di comprendere significati, di saper leggere le situazioni, e questo può essere legato a l'assenza di strumenti, come abbiamo detto, la diseducazione, la disinformazione e quindi la capacità di collegare, di fare associazioni che permettono appunto di leggere la realtà, quindi avere delle griglie interpretative semplicistiche e che quindi non permettono di agire in maniera pertinente, quindi di essere appunto fuori contesto, un po' prendere fischio per fiasco, per usare un proverbio, insomma, che tutti noi conosciamo. Ora, il fatto è questo, che sicuramente usare narcisismo semplifica la realtà, crea un mondo semplice da leggere, appunto, buoni, cattivi, quelli che fanno così sono cattivi, quelli che fanno così sono buoni, red flag, green flag, siamo tutti a posto, quello si fa, quello non si fa. Purtroppo la realtà è molto più complessa e, come diceva Sorrentino, è dominata dalla sfumatura, e quindi la sfumatura nella comunicazione è qualcosa che rende l'esistenza molto complessa se non si padroneggia questa comunicazione, e rende le relazioni estremamente difficili. Quindi molte volte nemmeno tua mamma era cattiva e ti voleva fare del male, semplicemente, come si dice, la buona vecchia ignoranza, ok? Senza andare anche ignorante è diventato un'offesa, ma non è un'offesa, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, no, uno è imbecille nel senso che imbelle. Non so cosa vuol dire, però, a proposito di assenza di contestualizzazione. Comunque il concetto è questo, che la comunicazione è complessa. Direi che su questo possiamo essere d'accordo tutti. Capirsi è difficile, avere un livello di pensiero elevato, saper leggere la situazione, avere tanti elementi, ma poi ci sono tanti elementi che portano poi alla confusione e alla non comprensione, quindi al di là dell'incapacità. Quindi c'è anche un contesto che crea confusione. Ti faccio un esempio: nel Mostro di Benigni, un film abbastanza datato di Roberto Benigni, che comunque magari avrai visto, ma se non l'hai visto è da recuperare. Lui sostanzialmente è un uomo che fa una vita normale, un po' di espedienti, cerca di cavarsela e barcamenarsi nella vita, e in questa vita tra l'altro finge di essere un disabile per avere la pensione, però al di là di questo diciamo che non è una brutta persona malvagia e cattiva, sicuramente non è un serial killer. Il problema è che la polizia lo prende di mira e pensa che sia un sospettato per essere un serial killer. Da quel momento in poi, quando si convincono che lui è il mostro, quindi è il serial killer, qualsiasi suo comportamento inizia a diventare per la polizia la conferma che lui sia il mostro, anche per una serie, diciamo, di inquadrature che lo contestualizzano in maniera ambigua, per cui potrebbe sembrare che quel comportamento appartenga appunto al classico comportamento del serial killer. Quindi si creano tutte queste situazioni grottesche in cui il fraintendimento continua, ma questo fraintendimento si basa sulla convinzione di partenza che questa persona sia veramente il serial killer. Quindi il bias di conferma va a condizionare, a distorcere la realtà in modo tale che noi iniziamo a vedere
quello che crediamo, e questo è un problema, perché se ci fanno credere che il mondo è pieno di narcisisti, allora noi andiamo a creare narcisisti o ci poniamo nei confronti delle persone sempre in difesa, e mettersi sempre in difesa ha un effetto negli altri che non è proprio di simpatia, e questo può portare sicuramente a non fraternizzare con le persone, che dall'altra parte appunto non hanno strumenti spesso per poter comunicare in un modo da smentire o comunque essere carucci con il prossimo, in modo tale da avere un comportamento di gradimento, che non significa sicuramente compiacere le persone. Siamo attenti, perché pure questa è un'altra menata che non finisce più del compiacere. Non si può compiacere tutti di qua e di là, ma ci sono comportamenti adeguati nei confronti di una persona che non t'ha fatto niente di male, con cui stai cercando di instaurare una certa simpatia e amicizia, e invece essere sgarbato, sgradevole, e quindi non essere compiacente. Come vedete, questi sono livelli di interpretazione, di distorsione, che portano un pochino a dei problemi, questi piccoli fraintendimenti di significato, no? Quindi impegnarsi un pochino di più a capire dei significati delle cose è importante. Ora, è chiaro che può diventare anche un alibi questo narcisismo, perché nel momento in cui le persone non si comportano secondo i nostri desideri, non sono come noi vorremmo, e il loro comportamento ci offende, ecco che noi diciamo: ah, lo sapevo che lui anche era un narcisista, maledetto. Ma Ricky Gervais diceva: solo perché ti sei offeso non significa che tu abbia ragione, che è un altro modo elegante di dire analfabetismo, nel senso che molte volte non si è capaci di contestualizzare e si legge su di sé, si legge a livello personale qualcosa che di personale non aveva nulla. Su questo i comici sono molto arrabbiati in questo momento storico, proprio perché sembra che non si può dire più nulla, perché le persone non hanno la capacità di contestualizzare quello che viene detto, e quindi viene vissuta qualsiasi parola sul personale, e in più viene detto questo non si può dire, questo non si può fare, e così via. Quindi ti ribadisco, l'epidemia è di analfabetismo che viene indotto nella lettura, nella distorsione delle proprie facoltà cognitive e di pensiero critico, oltre che non avendo gli strumenti concettuali per poter leggere le cose. Quindi se io voglio avere una vita comoda, è chiaro che devo avere questi strumenti concettuali, devo rompere determinati meccanismi, devo conoscerli, ma non devo conoscere i segnali del narcisismo, devo conoscere i meccanismi percettivi, i meccanismi di lettura della realtà, i meccanismi di contestualizzazione, altrimenti la comunicazione, altrimenti cado in questi terribili errori, come la polizia che scambia Benigni per un serial killer quando invece non lo era. Un'altra storia, no? Quindi che spiega, e questa ce la riporta Václavic, che ci fa capire un pochino questi problemi di pregiudizi, no? Quindi molte volte noi partiamo da un pregiudizio, quindi nel narcisismo noi stiamo creando un pregiudizio nei confronti del prossimo. Potrebbe essere narcisista, al primo segnale alziamo le antenne e quindi la prima cosa deve essere: mi devo difendere. Quindi per rompere questo schema qui, un'altra storia è quella di Václavic, che racconta la storia del martello, no? Che quindi un signore ha bisogno del martello, ma si ricorda di averlo prestato al vicino. A questo punto cosa fa? Va dal vicino per andarselo a riprendere, ma mentre cammina nella mente inizia a pensare: se non mi volesse ridare il martello, e se invece se lo volesse tenere e mi raccontasse una storia, ma io sono sempre stato gentile con lui, ma guarda un po' questo che invece non mi vuole ridare il martello, non mi ha nemmeno chiamato per dirmi insomma, inizia a montare tutta questa catena di pensieri paranoici contro questa povera persona che almeno non aveva fatto nulla di visibile fino a quel momento. Gli citofona, quello apre la porta, lui si è caricato così tanto che gli dice: tienitelo il martello, e se ne va. E quello non capisce che cosa gli ha preso a quella persona, per cui cioè, come dire, ha vissuto tutto nel suo mondo interno, ma così sembrava un pazzo, no?
Un'altra storia che fa capire come queste situazioni, insomma, di pregiudizio portano poi a delle grottesche e anche drammatiche situazioni, è una situazione invece raccontata da Nardoni in uno dei suoi libri, uno dei suoi primi libri, dove un evento realmente accaduto, dove nel pronto soccorso, siccome doveva arrivare una persona che doveva essere portata nel reparto psichiatrico, viene scambiata con un'altra persona. Questa persona giustamente si ribella e inizia a dire: ma guardate che non sono io che ho fatto, che dovete prendere, non sono io. E vedi, sta negando. Quindi questo comportamento, questa ribellione, questo andare in escandescenza andava a confermare che era proprio lui la persona da bloccare. Dopodiché, insomma, è stato preso, portato via, è stato bloccato e alla fine poi anche in questo caso si è svelata la cosa, ma appunto che c'era stato uno scambio di persona, e in questo caso capite come noi andiamo a leggere e a provocare le reazioni nell'altro, che poi ci fanno confermare quello che noi pensavamo di negativo. Quindi la prima cosa a cui stare attenti è proprio da quali pregiudizi noi stiamo partendo, e invece di ragionare in termini di creazione di realtà invece che di svelamento di realtà. Quindi questa è una distinzione molto importante, sicuramente molto difficile nella pratica, perché noi spesso viviamo all'interno della nostra mente e non ci rendiamo conto di come la creiamo, ciò che c'è intorno a noi. Un altro, diciamo una barzelletta invece che mi piace raccontare spesso per diverse situazioni, quindi in questo caso la raccontiamo per questa situazione, è proprio come ci sia un'assenza di comunicazione efficace, cosa può portare nella vita concreta delle persone. Quindi in questo caso abbiamo una coppia che si sta facendo la doccia, prima uno poi l'altro, la moglie finisce di fare la doccia, scende le scale perché suonano al campanello, va ad aprire e c'è un amico del marito che gli dice alla moglie: guarda, se ti fai cadere l'accappatoio davanti a me, io ti do 1.000 euro. E poi basta, siamo contenti così. La moglie ci pensa e dice: insomma, 1.000 euro per una guardatina, che vuoi che sia? E allora accetta, quindi si fa cadere l'accappatoio e l'uomo effettivamente gli dà 1.000 euro. Lo saluta, risale su dal marito, e il marito gli dice: ma chi era? Il citofono era per caso Marco? Ti ha ridato i 1.000 euro che mi doveva? E la moglie chiaramente fa uno sguardo abbastanza interdetto per questa cosa qui, perché era stata ingannata dall'amico del marito e quindi aveva scroccato una sbirciata. Diciamo così. Quindi in questo caso i fraintendimenti, la comunicazione, l'assenza di comunicazione, la non condivisione possono provocare degli scenari abbastanza inquietanti e problematici. Ora in questo caso è una barzelletta, niente di che, tutto sommato, però quotidianamente appunto sono queste diciamo non sincronie, non condivisioni, non coordinazioni che possono portare poi a problemi, per cui si inizia a diffidare dell'altra persona e a sviluppare una sfiducia nell'altro, una sfiducia nel mondo e una sfiducia che non porta a stare comodi nella realtà. Tra l'altro io ho scritto la definizione di fiducia nel dizionario Garzanti, quindi non c'è scritto che l'ho scritta io, però l'ho scritta io, cioè il mio nome in mezzo a tutti i colleghi che hanno contribuito a questa opera qui, però la parola fiducia è quella che è stato il mio contributo, e ci tengo particolarmente perché è una parola molto importante. Tra l'altro mi pare che l'ho inserita anche nel mio libro, perché distingue proprio in questo senso come dare fiducia alle persone. Quindi è una definizione operativa che permette di orientarsi rispetto a come dare fiducia, quando, perché. E uno degli aspetti più importanti della fiducia è la competenza, cioè le due componenti della fiducia sono l'intenzione e la competenza. Quindi ci sono le buone intenzioni o le cattive intenzioni, diciamo così. Quindi un ladro vuole rubare a casa mia, la leggiamo come una cattiva intenzione, nel senso che mi
vuole volontariamente provocare un danno, magari non lo vuole provocare a me, però comunque è una cattiva intenzione, cioè non è un'intenzione di aiutarmi. Non la prendo sul personale, però diciamo che adesso sto vedendo la serie Berlino e appunto Berlino un po' appunto la prende sul personale perché dice questo mi sta antipatico, io gli voglio rubare a casa sua, oltre ad essere diciamo ricco, quindi c'è qualcosa da rubare, almeno perché se viene a casa mia, come vedi a parte i libri, andiamo a cercare i soldi insieme. Classica battuta, no? Sulle rapine in casa. Quindi dicevamo, questa è l'intenzione, dall'altra c'è la competenza. Quindi il nostro bene amato ladro dovrà avere la competenza di poter fare la rapina, quindi in questo caso, ma dall'altra parte appunto la competenza comunicativa è quella competenza che spesso può portare a fraintendere le intenzioni. Cioè una persona appunto non è che mi ghosta, non è che mi fa gaslighting, non è che mi fa tutte queste azioni super manipolatorie geniali e super saiyan di attacco di arma segreta da investigatore 007, ma semplicemente non sa comunicare. Molte volte la non comunicazione porta proprio, è come l'erbaccia, cioè è proprio quella più manipolatoria perché è distorta nel modo di concepire la relazione, quindi a sua volta la persona poi crea un'intenzione negativa, una percezione negativa nei confronti dell'altro e così si crea un circolo vizioso pazzesco. Per cui io penso che tu mi stai dicendo male a me, prenderla sul personale è uno dei modi di contestualizzare e di analfabetismo più comuni, sempre più frequenti delle persone, che appunto è anche primitivo, nel senso che è un po' come l'egocentrismo del bambino, no? Quindi essere egocentrico nel senso di non ho la capacità di vedere il contesto più ampio e che non sempre io sono il protagonista del film degli altri, diciamo così, ecco. Detto questo, la cosa importante che noi dobbiamo imparare a fare è appunto iniziare a partire, diciamo, se vogliamo iniziare a creare un mondo migliore di relazioni, è sicuramente acquisire tutte queste competenze, capacità comunicative che non sono soltanto diciamo linguistiche chiaramente, ma sono proprio delle capacità umane dell'essere da acquisire, di sensibilità, che è basata anche sulla conoscenza tecnica, quindi è tecnica unita a sviluppo formativo umano e che ci possono aiutare a costruire delle realtà, delle relazioni dove magicamente i narcisisti diminuiscono. Sicuramente dobbiamo stare attenti, e questo lo ribadisco, alla cultura che invece mainstream, che viene diciamo dominante, che viene propinata nella nostra vita, perché se andiamo a vedere che noi viviamo in una società consumistica, la società consumistica cosa fa? Porta una tipologia di relazioni che poi si trasferisce alle relazioni, quindi iniziamo a trattare le persone come oggetti e perché siamo abituati così e quindi le relazioni le viviamo come consumo e quindi a questo punto noi potremmo partire più da questo come radice del narcisismo, cioè dal fatto che io vivo in una cultura dove leggo le cose in questo modo, cioè se una cosa non va bene la butto, deve essere perfetta, se no faccio il reso e cose di questo tipo. E quindi noi dobbiamo smettere di voler bene alle cose e iniziare a voler bene alle persone, no? Quindi usare le cose e voler bene alle persone e spesso quindi quando noi abbiamo quest'unica abitudine di usare è chiaro che poi sembra che sono veramente tutti narcisisti, no? Quindi se smettiamo di usare le persone perché pensiamo che sia il modo di relazionarsi corretto, è chiaro che non possiamo che finire anche noi per essere narcisisti. Quindi iniziamo a partire anche dal nostro comportamento e pensare in che modo noi possiamo generare delle reazioni nell'altro che siano positive e questo per iniziare a introdurre un circolo virtuoso nelle relazioni umane. Nella membership Quiet Circle chiaramente ci sono tutta una serie di strumenti
che servono anche, molto pratici, molto immediati, abbastanza semplici da comprendere, da applicare, che possono aiutarti a costruire delle relazioni dove i narcisisti scompaiono. Questo lo dico perché appunto da qualche parte bisogna andare a chiappare gli strumenti e le conoscenze che ti permettono appunto di evitare questo tipo di trappole. Al di là del consumismo, ti faccio quest'ultimo esempio, un esperimento reale che è stato fatto, che forse conoscerai, quello di Philip Zimbardo, che ha simulato una prigione dove delle persone random gli veniva assegnato il ruolo o di poliziotto o di ladro. Cosa è successo? Che andando a simulare questa realtà, le persone hanno iniziato a immedesimarsi talmente tanto che veramente si era creata questa rivalità tra poliziotti e ladri, insomma, comunque delinquenti, quindi galeotti della prigione, e il rapporto con loro si era andato a strutturare in questo modo. Quindi se noi andiamo a vivere in un contesto dove le regole del contesto sono di competizione, di rivalità, di inimicizia, un po' come anche in un film tipo Hunger Games, no? Dove sei dentro una cupola e ti devi uccidere, mors tua vita mea. È chiaro che promuovere l'amicizia è un pochino difficile, e quindi in questo caso la persona sta reagendo al contesto, non è che c'ha il narcisismo, sta semplicemente cercando di sopravvivere, di rispondere a quel tipo di situazione veramente difficile, no? E quindi chiaramente se insieme creiamo un contesto dove e in questo caso mi rivolgo alle più alte onorificenze del paese e del mondo, per favore lavoriamo in questo senso qua, cioè nel creare contesti, culture dove le regole facilitano la comunicazione e l'apertura tra le persone e il fatto di poter andare d'accordo invece che scontrarsi. Bene, quindi fammi sapere cosa penserai la prossima volta che vedi un video sul narcisismo. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo episodio di Comfort Zone. Un saluto al dottor Emilio Gerboni, stay cushy not pushy, e ci vediamo alla prossima. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.